Il main event di All Star Grand Kingdom sarà un punto di svolta per la carriera di Momo Watanabe, che con questo match ha l'opportunità di rivendicare ciò che in questi anni gli è sempre sfuggito. Riuscirà dunque Black Peach a impadronirsi della Red Belt e a detronizzare Maika? Minasan konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul canale. Dobbiamo tornare indietro di diversi anni, precisamente il 23 maggio del 2018, per rivivere la più grande conquista fatta in Stardom da Momo Watanabe. Sì, perché in quella data Black Peach può vantare l'aver catturato il Wonder of Stardom Championship, il traguardo più importante raggiunto da Momo Watanabe nella sua illustre carriera. È vero dire però che di traguardi importanti la lottatrice di Oedo Tai ne ha raggiunti e come nella sua lunga carriera. Tra il suo palmarès troviamo la conquista dei Goddess of Stardom Titles o degli Artists of Stardom Championship, senza dimenticarci del Cinderella Tournament vinto nel 2018. Momo Watanabe debutta in Stardom il 16 aprile del 2014, dimostrando a tutti di essere una ragazza prodigio. Un paio di anni più tardi, Momo Watanabe decise di unirsi a Queen's Quest, una delle stable più apprezzate nella storia della Stardom. Da quel momento in poi gli allori non tardarono ad arrivare, sì, perché durante il suo periodo sotto la bandiera di Queen's Quest ella vinse 2 volte gli Artists of Stardom Titles, una volta i Goddess of Stardom Titles, 2 volte la Goddess of Stardom Tag League e, come detto in precedenza, il Cinderella Tournament e il Wonder of Stardom Championship. White Belt che è stata conservata da Momo Watanabe per 358 giorni e difesa per ben 13 volte, detenendo il record di difese per diversi anni, record che poi fu spezzato da Saya Kamitani nel 2023. I successi dunque per Momo Watanabe come membro di Queen's Quest furono molti e del tutto meritati, sì, perché il talento di Black Peach non era in discussione. Momo Watanabe diventò molto in fretta una delle lottatrici più amate, nonché più chiacchierate della compagnia, potendo contare su una stable pressoché imbattibile per quell'epoca. Un gruppo che racchiudeva i più grandi talenti sotto contratto con la Stardom di quegli anni. Talenti come Yoshirai, Utami Hayashishita, Azuki, Azumi e così via. Con questo dominio incontrastato di Queen's Quest permise appunto anche a Momo Watanabe di finire in breve tempo nell'Olimpo della Stardom e di conquistare tantissimi allori nonostante la sua giovane età. Tutto cambiò però nel 2021, quando Momo Watanabe intraprese una dura rivalità contro Starlight Kid. Questa rivalità portò le due lottatrici a scontrarsi più di una volta, finendo per prendere parte ad un match che cambiò il destino di questa splendida atleta. Sì, perché il 18 dicembre del 2021 Queen's Quest e Oedo Tai si diedero battaglia in un 8 Women's Tag Team Match, dove il team perdente avrebbe perso il proprio capitano che avrebbe raggiunto la squadra rivale. In più, se Starlight Kid avrebbe perso il match, sarebbe stata obbligata a togliersi la maschera. Quando però il match sembrava in favore di Queen's Quest, ecco che Momo Watanabe scioccò il mondo tradendo la sua amata stable per iniziare un nuovo percorso con Oedo Tai. Negli anni passati appunto con Oedo Tai gli allori non sono di certo mancati, ma la sua carriera subì comunque una battuta d'arresto, perché non fu più in grado di replicare quanto di buono fatto sotto la bandiera di Queen's Quest. Ecco perché il match che avrà a All Star Grand Kingdom contro Maika è di vitale importanza per ritornare al top della federazione e conquistare la Red Belt che fino ad ora gli è sempre sfuggita. Prima di proseguire con la rivalità tra Momo Watanabe e Maika, permettetemi di ricordarvi che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto
tutto incentrato sul wrestling femminile. Sul sito web di Donne tra le corde potete trovare tantissimi articoli sulle vostre lottatrici preferite, le ultime news, i risultati dei vari show e così via. Dunque, se volete sempre rimanere al passo con tutto quello che accade nel mondo del wrestling femminile, beh, Donne tra le corde è ciò che fa per voi. Momo Watanabe dunque è pronta per scrivere la storia in quel di All Star Grand Kingdom, ma la sua avversaria, Maika, è di tutt'altro avviso. Maika debuttò in Stardom nel gennaio del 2020 e entrò subito a far parte di Donna del Mondo Stable, che nei suoi 4 anni di vita diede uno scossone importante all'economia della Stardom. Se perché Donna del Mondo fu una stable di grandi successi che ha potuto annoverare nelle sue fila delle talentuosissime atlete quali Giulia, Shuri, Himeka e la stessa Maika. Nel periodo passato con Donne del Mondo, Maika riuscì a conquistare 2 volte gli Artists of Stardom Championship, una volta i Goddess of Stardom Titles e anche il Future of Stardom Championship, senza ovviamente dimenticare la conquista della Goddess of Stardom Tag League nel novembre del 2023 e la vincita della Red Belt a Dream Kingdom nel dicembre dello scorso anno. Importante anche sottolineare come Maika, sotto la bandiera di Donna del Mondo, diede vita a Maime, poi uno dei trio più amati nella storia della compagnia, trio che formò con Himeka e Natsupoi, senza scordarci anche di Maime, coppia formata con Himeka che entrò di diritto nel cuore di ogni fans della Stardom. Gli anni passati dunque con Donna del Mondo furono eccezionali per Maika, ma tutto ciò che è bello prima o poi giunge al termine ed è quello capitato con Donna del Mondo, perché all'inizio del 2024 fu smantellata per mano di Giulia, che scelse appunto di sciogliere la stable perché è pronta a lasciare la Stardom per intraprendere nuove avventure. Sta di fatto che Maika però sapé subito rialzarsi e men che non si dica formò una delle stable più vincenti dell'ultimo periodo, Empress Nexus Venus, unità che nacque sotto la leadership di Maika e di Mina Shirakawa e che può contare tra le sue fila lottatrici quali Xina, Waka Tsukiyama e Hanako. Fatto sta che i XV seppe subito imporsi come una delle stable di maggior successo della federazione e in breve tempo si mise al top della compagnia. Sotto la bandiera di Empress Nexus Venus, Maika riuscì a conquistare gli Artists of Stardom Championship per la 3ª volta nella sua carriera, titoli che detiene tuttora insieme a Mina Shirakawa e Xina. Il suo regno come World of Stardom Champion fu comunque oggetto di grandi prestazioni e di grandi difese. Ad ora possiamo contare vittorie su Sayaka Mitani, Utami Hayashishita e Megan Bayne. Fatto sta che la difesa più ostica che probabilmente Maika dovrà affrontare sarà proprio quella contro Momo Watanabe, innanzitutto perché Black Peach è disposta a tutto pur di vincere quella cintura e sappiamo essere capaci di usare ogni sorta di tattica per arrivare all'obiettivo da lei prefissato, ma soprattutto perché il match di All Star Grand Kingdom racchiude in sé un match che è probabilmente una prima in assoluto, perché a memoria non ricordo di aver mai visto un incontro con tale stipulazione in Stardom. E se perché la battaglia a cui assisteremo sarà un 2 out o 3 falls match, di cui il primo match sarà stipulazione classica, il secondo match sarà un hardcore match, mentre il terzo match sarà un last woman standing match. Capirete bene dunque che ciò che ci aspetta a All Star Grand Kingdom sarà una battaglia all'ultimo sangue tra 2 delle lottatrici più talentuose della Stardom e sono sicuro che il match in questione passerà alla storia come uno dei match più spettacolari nella storia della compagnia, qualunque sarà il risultato. Ma parlando di risultati, grazie a questa stipulazione non possiamo non affermare che Momo Watanabe parta avvantaggiata, sì, perché nei match dove fanno da padrone gli oggetti contundenti, beh, Black Peach è esperta e come, ma sono sicuro che anche Maika non starà di certo a guardare. Penso che l'attuale World of Stardom Champion venderà cara la pelle e saprà stringere i denti per portarsi a casa la vittoria. Ecco perché il mio pronostico va proprio in favore di Maika, che penso riuscirà a conservare il titolo.
Il regno di Maika, tutto sommato, come World of Stardom Champion, è iniziato da poco e effettivamente è ancora presto per lei per abdicare. Dopo tutti i sacrifici fatti negli ultimi anni per raggiungere tale obiettivo, Maika non si lascerà sfuggire così facilmente quel titolo per cui ha lottato tanto duramente per averlo. Ora però, parola a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti il vostro pronostico su questo match e per chi farete il tifo ad All Star Grand Kingdom. Siamo purtroppo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, ma prima di lasciarvi permettetemi di ringraziare tutti voi per il supporto che state dando a me e al mio canale. Grazie di cuore. Appuntamento dunque ad un prossimo contenuto. See you next time. Sayonara.